Salve a tutti, quest'oggi io vorrei parlare, come mi è stato più volte richiesto, dell'ansia sociale. Dunque, l'ansia sociale indica un'ansia che si estende un po' alla società che ci circonda. Sono ansiosa di incontrare gli altri, di vedere gli altri, di parlare con gli altri, di essere vista dagli altri. Cioè, come sto in mezzo agli altri, mi viene l'ansia. Ho già parlato diffusamente più volte di come noi proiettiamo quello che proviene dai nostri genitori, soprattutto nell'infanzia. Quindi l'ansia sociale proviene sicuramente dall'infanzia, da quella che noi non ricordiamo, dal primo contatto con i genitori, eccetera, eccetera. Ma questo non esaurisce l'argomento, ovviamente. E cosa succede quando noi siamo bambini? Succede che noi registriamo le esperienze del mondo esterno perché su questo ci formiamo. E sono fondamentali queste esperienze del mondo esterno, sul mondo esterno. Se queste esperienze sono negative, noi ci formiamo un'idea negativa del mondo esterno. Se queste esperienze sono positive, noi ci formiamo un'idea positiva del mondo esterno. Se queste esperienze sono un po' negative, un po' positive, ovviamente ci sarà una via di mezzo. Cosa succede nella mente? Nella mente si registrano le cose più importanti nel senso che danno più emozioni. E le cose che danno più emozioni sono il rapporto che i genitori hanno con noi. Naturalmente anche altre cose dell'esterno, non solo i genitori, possono essere i nonni, possono essere la gente che ci circonda, quella con cui viviamo, eccetera, eccetera. E si formano quello che alcuni chiamano gli engrammi dinamici, cioè dei solchi, no? Dove il cervello imprime delle sensazioni, delle emozioni. La mente registra quelle emozioni e le appiccica un po' dappertutto. Cosa succede? Che strutturata su queste emozioni la mente comincia a parlare e a dirci: stai attenta a questo, stai attenta a quello, devi comportarti così, devi comportarti colà. Ma quali istruzioni ci dà? Innanzitutto quello di poter piacere ai nostri genitori perché sono quelli che ci proteggono o che dovrebbero proteggerci. Per cui la mente ci istruisce, sempre sulla base di quello che noi possiamo capire, dicendoci: cerca di essere bravo e gentile con questo genitore, così il genitore ti apprezza, cerca di essere sveglio, cerca di essere obbediente, cerca di essere eccetera eccetera. È un po' come possiamo cercare di accontentare Dio, no? Come dobbiamo essere per accontentare Dio? Dobbiamo essere obbedienti, dobbiamo pregarlo molto, dobbiamo amarlo e temerlo. E allora lui magari si commuove e alla fine ci accetta. E questa accettazione dei genitori viene ricercata attraverso appunto delle strategie. E naturalmente la cosa si complica perché questo disagio
che avvertiamo nei confronti dei genitori, poi lo avvertiamo anche da parte degli altri, perché confondiamo un po' gli altri con i nostri genitori e viceversa. La mente comincia pertanto a chiacchierare, a parlare e a dirci: questo va bene, questo non va bene, qui hai sbagliato, perché non hai fatto questo, avresti dovuto fare quest'altro. Diventa una specie di grillo parlante, come quello di Pinocchio, che predica in continuazione e ci stressa e ci dà l'ansia. Naturalmente noi possiamo anche provare a bloccare la mente. Bloccare la mente non è facile, perché la mente prende il sopravvento e continua, ma per alcuni brevi periodi può essere fatto, almeno per sperimentare cosa succede. E quello che succede, e possiamo provarci, e quindi vedere se è vero quello che dico, è che se noi blocchiamo la mente, noi blocchiamo tutto. Blocchiamo anche le emozioni. Entriamo in una specie di anestesia. Ci sono dei santoni che riescono a bloccare la mente anche perché sono tranquilli sul mondo esterno, cioè troncano i rapporti col mondo esterno, per cui non hanno problemi, hanno chi pensa a loro perché se no non mangerebbero, non camperebbero, eccetera, e allora diventano tranquilli, ma sono privi di emozioni. E noi, per conoscere noi stessi, dobbiamo conoscere le nostre emozioni e lavorare su quelle, non sul silenzio della mente. Per cui per fare l'opera al nero non occorre silenziare la mente, ma occorre guardarsi dentro. Ovviamente, se non silenziamo un po' la mente, non riusciamo nemmeno a guardarci dentro. Per cui diciamo che è una via di mezzo. In questo senso ci sono delle tecniche di meditazione che possono favorire un leggero distacco, che non vanno naturalmente a togliere i traumi o a scoprirli, però tranquillizzano un pochino la mente. Lo possono fare se la persona non ha un'ansia fortissima, altrimenti non riescono neanche a fare la meditazione. Il silenzio della mente è possibile raggiungerlo quando abbiamo tolto l'ansia dei nostri genitori, quando abbiamo tolto la paura che ci fanno i nostri genitori riguardo alla nostra infanzia, e cioè a quella parte di noi che noi abbiamo coperto, perché le parti più pesanti della nostra infanzia i bambini la coprono. La loro mente li protegge coprendoli, altrimenti non ce la farebbero ad andare avanti. Voglio dire che se i genitori sono troppo severi o nemici addirittura dei figli, i figli non ce la farebbero. E allora dimenticano e vanno avanti, illudendosi di avere dei genitori abbastanza giusti e bravi. Questa è la ragione per cui la maggior parte della gente ritiene di aver avuto dei genitori normali, fra virgolette. Occorre un lavoro interiore per accorgersi come sono stati veramente i nostri genitori.
Allora, l'atteggiamento che noi abbiamo rispetto ai nostri genitori dipende da come i genitori si sono comportati con noi. Se i genitori verso di noi sono stati poco obiettivi, sono stati poco amorosi o non lo sono stati affatto, ci hanno sempre rimproverato, ci hanno disprezzato, eccetera, eccetera, o ci hanno picchiato, noi pensiamo naturalmente di non valere e pertanto anche l'esterno avrà lo stesso giudizio dei nostri genitori su di noi. Pertanto guardiamo con sospetto tutto l'esterno. Questo naturalmente ha una ripercussione, perché se noi nei confronti dell'esterno ci poniamo con sospetto, noi non ci apriamo all'esterno, anzi ci chiudiamo o mettiamo anche dei respingenti e sicuramente non riusciamo simpatici all'esterno, il che naturalmente rafforza l'idea che noi all'esterno non piacciamo. Quindi se stiamo in un pranzo pensiamo che non ci comportiamo bene a tavola, che non siamo disinvolti, che non sappiamo cosa dire. Se stiamo in un consesso di persone, non so, una tavolata, un incontro, eccetera, di qualsiasi genere, anche lì tendiamo a non parlare per paura che se apriamo bocca gli altri ci criticano, perché se non siamo andati bene ai genitori non andremo bene neanche per gli altri. Quindi c'è l'idea di essere di poco valore e inefficaci. E allora studiamo il modo per muoverci in modo efficace. Il momento in cui noi studiamo il modo di comportarci, noi non siamo più spontanei e perdiamo l'empatia che potremmo invece suscitare negli altri. Le persone più gradevoli sono quelle spontanee, sono quelle che non si devono attrezzare, che non devono cercare le cose da dire, che non devono pensare le cose che dicono. Anche se spesso si dice pensaci prima di parlare, è vero, ma pensaci quando non sei spontaneo, ovvero devi aver raggiunto un certo equilibrio psichico, perché quello che penso non è detto che io lo debba dire agli altri. Se una persona ha un aspetto poco gradevole, io non vado a dirgli che ha un aspetto poco gradevole e non mi riesce sgradevole perché non ha un aspetto abbastanza gradevole, mi esce sgradevole se si comporta in modo sgradevole. Però se i genitori ci hanno trovato sgradevoli, noi siamo convinti di essere sgradevoli agli altri, nell'aspetto, nel comportamento. E quindi meno ci facciamo sentire meglio è, e oltre a tutto ci mettiamo a studiare quello che dobbiamo dire, per cercare di dire cose interessanti. Ci sono alcuni che usano uno stratagemma, che è quello di diventare ultra spiritosi, e magari ci riescono pure perché hanno questa natura e quindi diventano gradevoli, però non sono mai loro stessi, recitano sempre. La maggior parte della gente naturalmente non riesce a recitare così bene, per cui non recita, magari fa finta di essere acquiescente sempre e cerca di sottrarsi il più possibile dal compito di parlare con gli altri, di esternarsi con gli altri, di dire le proprie opinioni. In realtà, quello che ha l'ansia sociale sta sempre di fronte a dei genitori. E ha sempre una mente che gli parla, gli parla, gli parla.
ha sempre una mente che lo giudica e lo critica, perché quei genitori, come tutti, lui li ha incamerati nella mente condizionata. Nella mente condizionata predominano i genitori e fra i due predomina quello che ha predominato di più sull'altro e sugli altri, quindi quello che fa più paura. Generalmente è il padre, perché ha una forza fisica maggiore. Ciò non significa che non ci siano delle madri terribili, assolutamente. L'ansia sociale la avvertiamo perché come dobbiamo parlare con una persona e soprattutto in un contesto più allargato, ci viene l'ansia. Io ricordo che mi trovavo in un paesino delle Marche in cui festeggiavano il lustro, cioè i 5 anni. Ogni 5 anni facevano una festa in cui richiamavano tutti quelli che erano nati in quel paesino e che avevano espatriato, che erano andati in un'altra città o addirittura in un altro paese. Veniva gente anche dall'America. E facevano questa rimpatriata accolti da banchetti, canzoni, poesie, eccetera, eccetera. Festeggiamenti vari. Una cosa molto carina. Se non che a un certo punto dissero: ma noi ci siamo dimenticati di fargli un discorso di accoglienza. Oddio, che vergogna! Perché non ci abbiamo pensato? E io che mi ero fatta questi amici che stavo lì in villeggiatura, dissi: vabbè, che problema c'è? Vado io. Erano 5.000 persone e io feci il discorso dell'accoglienza in maniera commossa, suscitando commozione, solo che alla fine tutti dissero: ma questa chi è? E non sapevano spiegarglielo, perché io non avevo niente a che vedere con quel paese. Ero un ospite, ero lì in villeggiatura. Però io non avevo i genitori dietro le spalle, li avevo superati, per cui trovavo divertente il fatto di parlare a 5.000 persone su un tema che non era il mio. Ma questo non è perché io sia speciale, lo possiamo fare tutti. Se abbiamo superato i nostri genitori, e li dobbiamo superare guardando come sono stati, è la vecchia storia. Se riconosciamo come si sono comportati con noi, ci riusciamo. Naturalmente il passaggio non è così semplice, perché un conto è ricordare, un conto è tirare fuori le emozioni. Ho spiegato in un altro video che staccarsi dai genitori è molto difficile, perché staccarsi dai genitori vuol dire perderli, vuol dire non avere più genitori, che è come non avere più un Dio, è la stessa identica cosa. Quindi la cosa più difficile non è tanto ricordare, quanto tirare fuori le emozioni connesse a questo ricordo, e cioè il dolore sofferto a causa dei genitori e la rabbia per questo dolore sofferto. Quando abbiamo tirato fuori dolore e rabbia, passa tutto. Naturalmente non è così semplice tirare fuori rabbia e dolore, sia per le ragioni che ho detto, cioè che abbiamo paura di perdere i genitori, sia perché la rabbia e il dolore accumulati sono tanti
e ci vuole del tempo per tirarli fuori. È come una sacca di veleno che ho messo nel mio corpo, piano piano devo espellere il veleno, lo devo tirare fuori, ma lo devo tirare fuori tutti, solo dopo sto bene. L'ansia sociale è legata a ogni piccola cosa. Sto in classe, cosa pensano i miei compagni di me? Cosa pensa il professore di me? Cosa pensa la maestra di me? Se sto al lavoro, cosa pensano i miei compagni di lavoro di me? E soprattutto il mio capo ufficio. Se ho parecchie ansie sul lavoro, il più delle volte non è dovuto al tipo di lavoro, che per carità molti lavori sono noiosi, ripetitivi, eccetera, eccetera, ma la cosa più ostica per la gente non è il tipo di lavoro che fa, ma il rapporto che ha con i compagni di lavoro o con i superiori. Ci sono per esempio donne che ricevono mobbing dai loro capi, mobbing di tipo sessuale. Alcune donne mi hanno raccontato di aver addirittura denunciato i loro capi per questo. Ma io vi garantisco che il capo non perseguita una donna sessualmente se non la vede fragile. Se la vede forte non si azzarda. Infatti non lo fa tutta. Così come il bullismo. Il bullismo viene fatto ai ragazzi fragili, non ai ragazzi fragili fisicamente, ai ragazzi fragili psichicamente. L'ho già spiegato, loro diventano la parte fragile, cioè immaginata, rispecchia la parte fragile del bullo, che odia la sua parte perché è stata odiata dai genitori, per cui lo perseguita, come i suoi genitori hanno perseguitato lui. Se il ragazzo ha la sua aggressività, lui non lo perseguita, non perché ha paura che gli si rivolti, ma perché sa che non può farlo. Lo capisce, non ha buon gioco. Quello che convince di più di noi non è se siamo alti, forti, nerboruti, eccetera, maschi o femmine, ma la determinazione. Io ricordo una volta stavo per strada e ho visto un uomo, era uno straniero, che stava davanti, metteva le mani davanti al collo della donna e stava per strangolarla per strada. Stavo vicino a Piazza Vittorio a Roma. Nessuno interveniva. Io sono intervenuta e gli ho detto di smetterlo, altrimenti lo denunciavo. Gli ho detto che era una bestia se trattava così sua moglie. Lui mi rispose: ma questa è mia moglie. Allora dico, che vuol dire? Che siccome è sua moglie lei la può trattare male, la può ferire, la può vittimizzare? Dico, qui siamo in Italia, si fa per dire, eh? Dico, non è come il suo paese, dico, qui lei può essere denunciato. I passanti, non ce ne fu uno che intervenne per unirsi, no? E dire sì, ha ragione la signora, no? Eccetera, eccetera, se non altro per far vedere a lui come la pensava la gente. Solo uno disse una parola sottovoce, mi sembra che disse che vergogna, una cosa del genere. Io ero una donna di una certa età che certamente non poteva fargli paura, però ero determinata. E questo lo fermò.
Naturalmente si può dire che spesso gli stranieri, gli orientali, diciamo, questo deve essere arabo, sono molto soggetti ai genitori, per cui hanno un rispetto maggiore delle persone anziane, eccetera, eccetera. Si può dire tutto. Però il fatto è che loro sentono se uno è determinato o meno. Perché noi reagiamo più ai fatti psichici che a quelli materiali, e cioè noi emaniamo delle cose. Io ho conosciuto donne molto carine anche che non riuscivano a trovare un uomo neanche per andarci a letto, perché avevano dei forti respingenti e loro non capivano perché, pensavano di non piacere, così come gli uomini pensano di non piacere alle donne perché respingono le donne. Non guardano mai come sono fatti loro, guardano sempre l'altro sesso come si comporta. Come si comportano loro col sesso opposto, non lo guardano, non riescono a capirlo. Noi emaniamo delle sensazioni che all'altro arrivano. Se emaniamo paura e odio, l'altro non è portato verso di noi, oppure è portato a farci violenza magari, ma non certo a darci dell'affettività. L'ansia sociale riguarda un po' tutto questo, no? Il rapporto con l'altro sesso, ma soprattutto il rapporto con l'autorità. L'autorità che può essere costituita anche dall'altro che ci sembra autoritario, anche se non ha una veste ufficiale autoritaria. Ci sono persone che, se incontrano una persona che ha una certa carica politica, di lavoro, eccetera, si inibiscono, come chissà chi fosse. O se incontrano addirittura una persona famosa, chiunque sia, perché fa l'attore, perché sta sul web, perché si inibiscono. L'altro è l'adulto e loro tornano bambini. Ecco, il fattore principale dell'ansia sociale è che quando c'è l'ansia sociale il soggetto sente di essere ritornato bambino. Non sta più di fronte a un coetaneo più o meno, non sente più di essere un adulto che sta con un adulto, diciamo, ma è un bambino che sta di fronte a un adulto. Come si sente un bambino di fronte a un adulto? Beh, incapace di difendersi, in balia dell'altro. L'altro lo può giudicare, lo può accettare, lo può rifiutare. Se vuole gli può fare anche del male. Se l'altro è adulto, queste paure non ce l'ha. Ma le paure non sono tanto quelle che viviamo nel mondo reale, quanto quelle che ci portiamo appresso. Perché finché siamo adulti noi possiamo sempre escogitare una resistenza, una difesa, qualcosa. È quando siamo bambini che non possiamo escogitare più niente. Perché l'altro è immensamente più forte di noi. E nella mia vita a volte ho affrontato dei pericoli e quello che mi ha salvato è stata la presenza di spirito, cioè il modo di rapportarmi con gli altri. Il non perdere la lucidità, il non mostrare paura e l'agire con l'altro a parole mi ha più di una volta salvato la mia situazione, che poteva finire diversamente, a volte me l'hanno anche detto. Signora, lei è simpatica, se non fosse stato così, forse quest'oggi non finiva in questo modo.
e naturalmente io avevo il sangue freddo di poterlo fare, cioè capivo la situazione e cercavo di avere un atteggiamento abbastanza spontaneo che riuscivo ad avere perché non ero terrorizzata. Avevo una certa paura, ovviamente, no? Però non ero terrorizzata, cioè non mi paralizzava. Ci sono persone che di fronte al pericolo cominciano a urlare, per esempio, no? Una cosa che è da evitare assolutamente, sia perché se l'altro è pericoloso, quello è portato a farti del male, sia perché se non è l'altro pericoloso, ma è pericolosa la situazione, non hai risorse per poterti risollevare da quella situazione, cioè non riesci a escogitare nulla che ti salvi da quella situazione. Nel momento del pericolo bisogna essere lucidi e freddi, il che vuol dire pensare a quello che pensa l'altro, cercare di dargli quello che è a favore tuo, eccetera, eccetera. L'ansia sociale tutto questo non lo permette. Se noi siamo bambini di fronte a un adulto, noi non abbiamo escamotage, non possiamo infinocchiare l'altro, non possiamo dare ad intendere delle cose che non sono all'altro, non possiamo fare strategie, siamo nelle mani dell'altro completamente e questo ci terrorizza. Naturalmente questo è a vari livelli, ma l'ansia sociale è anche l'ansia di andare a pranzo con i parenti a volte, no? Uno deve andare a pranzo con tutti i parenti e si sente giudicato, oddio, come mi troveranno, cosa penseranno di me? Sono bravo, non sono bravo, qualcuno ha parlato male di me? Gli altri ragazzi sono più bravi di me? Hanno fatto paragoni e hanno trovato gli altri migliori di me? E sono persone che di solito fanno sempre paragoni fra loro e gli altri. Cioè chi ha l'ansia sociale fa spesso il paragone fra sé e l'altra persona. E pensa che se avesse successo potrebbe vincere il paragone con le altre persone. Spesso chi cerca successo lo fa per questo, perché vede un nemico potente, ma se lui diventa più potente non deve temere, naturalmente timore gli resterà. Sappiate che finché fate paragoni fra voi e gli altri non ci state con la testa. I paragoni sono assurdi. Io posso dire che una persona sa fare i tortellini meglio di me, ma questo non è un paragone di valore fra me e la persona. Ok, io so fare delle cose meglio di quella persona, ma questo non c'entra col mio valore e col valore della persona. Essere bravi non è un valore, è un particolare, una qualità, ma non è un valore. Cioè è un valore intrinseco, non estrinseco, non è relativo alla persona, è una capacità della persona. Se io vado da un buon ciabattino e mi risuolo le scarpe, non è che quello è la persona migliore del mondo, è uno che è bravo a risuolare le scarpe, basta, non c'entra niente con la persona. Noi invece siamo portati a giudicare le persone a seconda del ruolo sociale che riveste. Ha fatto carriera e allora conta. È un'invenzione della nostra mente perché mette quella persona dalla parte del genitore, mentre noi siamo dalla parte del bambino. E quindi dobbiamo temere questa persona. La persona che ha paura dell'uomo che ha una carica di autorità, diciamo, è una persona che non vede la realtà, che pensa di doversi inchinare
passivamente, oppure ribellarsi. Perché anche quelli che si ribellano all'autorità spesso sono schiavi dell'autorità. Poi naturalmente esistono casi particolari, no? Ci può essere un'autorità talmente spietata che vale la pena di combattere, insomma. Però in genere quello che è ribelle all'autorità in generale non è una persona che ci sta tanto con la testa, almeno non sta tanto col presente, ma si rifà al passato. Perché l'ansia sociale si rifà sempre al passato e può essere estesa in vari modi. Può essere estesa a tutte le persone che hanno una carica, può essere estesa a tutte le persone che incontra, può essere estesa ai ricchi. C'è un sacco di gente che odia i ricchi. Perché? Perché i ricchi sono cattivi. Ci sono i ricchi cattivi, ma ci sono pure i ricchi buoni, voglio dire. Dipende naturalmente come hanno fatto i soldi. È anche vero che spesso i soldi non si fanno in maniera pulita, ma non si può generalizzare, perché magari quello che abbiamo davanti è proprio quello che li ha fatti in maniera pulita, perché è intelligente, perché li ha ricevuti, perché li ha ereditati, per quello che volete. Perché spesso noi mescoliamo il giudizio all'invidia. Spesso invidiamo i ricchi perché pensiamo che i ricchi stiano meglio di noi. E naturalmente se noi abbiamo il necessario per vivere, è chiaro, non abbiamo bisogno di invidiare i ricchi perché i ricchi non stanno meglio di noi. Noi stiamo a seconda di come stiamo dentro, non a seconda di quello che facciamo fuori. Noi stiamo a seconda di come stiamo nel contatto con il nostro interno. Questa è la ragione per cui quando c'è stato il Covid, molta gente che sarà costretta a stare a casa è stata molto male, è stata molto peggio, perché era più a contatto con quello che sentiva, mentre prima si distraeva di più. Possiamo passare la vita a distrarci da quello che abbiamo dentro, a non affrontarlo mai, ma non è una bella vita. E allora quando abbiamo l'ansia sociale dobbiamo domandarci cosa ci hanno fatto i genitori e lo dobbiamo andare a cercare. Perché qualcosa ci hanno fatto. Non ci hanno accudito, può darsi che ci hanno pure accudito, ma bisogna vedere cosa ci hanno trasmesso con i sentimenti. Perché i genitori trasmettono ai figli dei sentimenti, cioè trasmettono il valore che hanno quei figli per loro. Se li reputano belli, bravi, simpatici, intelligenti, oppure se li reputano una rottura di scatole che meno si fa sentire meglio è, che deve essere obbediente, deve fare tutto quello che gli si dice, perché così pesa meno, cioè che li sentono come un peso. Ce n'è tanta. Quando non è ancora peggio. L'ansia sociale naturalmente bisogna vedere a che livello è. Se è molto forte, c'è un trauma molto forte e allora andiamo sull'abuso in genere. Se è così così, ci sono stati dei maltrattamenti. È tutto da scoprire. E vale la pena di scoprirlo, anziché cercare ragioni false come quello è il mio carattere. Sono di carattere chiuso, sono di carattere aperto, sono di carattere pauroso, non esiste.
C'è un solo parametro che dipende dal carattere ed è quello dell'estroverso e dell'introverso. Ma l'introverso non ha paura degli altri. L'introverso è quello che non si diverte a parlare con gli altri a meno che l'altro non abbia degli argomenti che a lui interessano. In genere argomenti relativi alle personalità, all'interiore, al mondo interiore. Per cui se incontra la persona giusta, col discorso giusto, è capace di parlare, di ascoltare, di intervenire, di colloquiare con una o più persone. Mentre l'estroverso ha il piacere di stare con gli altri e di parlare di qualsiasi cosa. Questa è una questione di carattere, ma la timidezza è un'altra cosa, quella è paura. E quella ce la danno i nostri genitori. Un saluto a tutti.